tutti e ben ritrovati. Nella puntata di oggi andremo a parlare di Tudor ed in particolare ripercorreremo le prime tappe, la genesi di un modello che fu, possiamo dire, il capostipite di tutta la produzione di orologi sportivi, o meglio dire professionali, della casa ginevrina. Stiamo parlando del Tudor Ranger. Dunque, come tutti sanno, Tudor nasce da una costola di Rolex e di conseguenza anche per quanto riguarda questa maison vige un po' quello che fu il modus operandi a livello di marketing di quel grande genio del marketing che fu appunto Hans Wilsdorf. E quindi un po' come avveniva per Rolex, anche relativamente a Tudor gli orologi erano legati a quelle che potevano essere delle spedizioni oppure delle sperimentazioni scientifiche, legami con importanti professionisti, per esempio della subacquea, dello sport e di tanti campi. Per cui anche il Tudor Ranger viene in un certo senso lanciato da una campagna. In particolare stiamo parlando di una spedizione in Groenlandia, quella che fu la British North Greenland Expedition, che ebbe luogo da luglio 1952 all'agosto 1954. Dunque, i componenti, non credo tutti i componenti, ma io penso qualche componente di questa spedizione, indossò appunto un orologio Tudor con la referenza 7809. Dunque si trattava di un normalissimo Tudor Prince automatico, senza data e senza alcuna dicitura speciale. Pertanto un normale orologio automatico di casa Tudor all'epoca, poi fondamentalmente era anche l'unico modello in catalogo, ed esso era animato dal calibro automatico di Tudor 390, quindi la prima generazione di calibri automatici di questa maison. Possiamo qui leggere una lettera che è stata inviata dal capitano della spedizione, il capitano J.D. Walker, relativamente all'orologio che era stato dato in dotazione. E come possiamo leggere qua, egli scrive che ha recentemente restituito all'Inghilterra, dopo 13 mesi della spedizione British North Greenland, l'orologio che gli era stato affidato, ed esprime la sua estrema ammirazione per il Tudor Oyster Prince che ha indossato per tutte le varie attività. Qui viene anche riportato il range di temperature che hanno affrontato dai 70 Fahrenheit fino ai meno 50 Fahrenheit. Insomma, conclude dicendo che l'orologio si è comportato mantenendo un'accuratezza, una precisione rimarcabile, quindi di ottimo livello. E soprattutto, altra nota interessante, in nessuna occasione è stato necessario una ricarica manuale, quindi la ricarica automatica è stata efficiente. Ricordo anche che questa generazione di calibri, ovvero il Tudor 390, non erano tra i migliori per quanto riguarda la ricarica automatica nel panorama dell'orologeria di quel tempo, anzi venne soppiantato proprio per qualche carenza. C'è anche da dire che un componente di un'espedizione scientifica di questo livello non è una persona sedentaria, di conseguenza si muoveva sufficientemente per ottenere una buona ricarica. È chiaro che chi effettuava lavori d'ufficio poteva avere qualche problema in più. Dando uno sguardo alle varie pubblicità che troviamo sul web e anche al sito Tudor, alla sezione relativa al Tudor Ranger, notiamo come i modelli della referenza 7809 siano o con indici a barrette classici, oppure lo troviamo anche con dei numeri cardinali. Infatti, se fate bene caso, qui troviamo numeri arabi nei punti cardinali intervallati da barrette. Ma se riflettiamo un attimo su questa che fu poi la genesi del Tudor Ranger, notiamo un importante parallelismo con un altro modello che per certi versi era il corrispettivo di casa Rolex, ovvero il Rolex Explorer 1. Infatti anch'esso fu legato strettamente ad una spedizione famosissima, quella sull'Everest, ma i componenti di tale spedizione non avevano un orologio già con la dicitura Explorer, bensì non era altro che un Rolex Oyster Perpetual. All'epoca il modello era il cosiddetto ovettone, quindi un orologio tra virgolette civile, un orologio di produzione. Poi, diciamo come omaggio, come tributo a quell'orologio, la Rolex realizzò l'Explorer. Ecco, la stessa cosa avvenne per il Ranger. Infatti la dicitura Ranger nasce
molto successivamente rispetto alla spedizione in Groenlandia. Infatti il primo esemplare ad esibire una dicitura Ranger sul quadrante fu la referenza 7995 a partire dall'anno 1964. E qui troviamo un quadrante particolare, un quadrante nero con i numeri arabi nei punti cardinali e delle sfere dedicate. Dopodiché troviamo qui sotto la scritta Ranger. Poi dal 1969 arriva il modello con data, la referenza 9050, e qui notiamo anche la presenza dello scudetto come logo Tudor al posto della rosellina. Dopodiché si susseguiranno altri modelli Ranger fino ad arrivare ai giorni nostri, con anche modelli definiti Ranger 2, ma questa è un'altra storia. Ma torniamo di nuovo alle origini. Allora, come abbiamo visto, il modello Ranger di Tudor va ad omaggiare la spedizione in Groenlandia. E come sappiamo, Tudor proponeva più o meno gli stessi modelli di casa Rolex con dei corrispettivi che andavano in un certo senso a sovrapporsi su una fascia di prezzo più bassa. E la stessa cosa era quindi anche per il Tudor Ranger in luogo del Rolex Explorer. Infatti anche le similitudini sono evidenti. Se guardiamo i due quadranti delle prime generazioni di Tudor Ranger e Rolex Explorer, notiamo come il fondo nero sia equivalente per entrambi e anche questo intervallarsi dei numeri arabi in sostanza luminescente con le barrette. L'unica differenza è che il Tudor Ranger riporta il numero 12 anziché il triangolo. Dopodiché anche i giochi sfere sono completamente diversi. Ma per il resto sono due orologi sostanzialmente sovrapponibili. Ora però andiamo a vedere un esemplare molto particolare, molto raro, che può essere considerato una sorta di transizionale, o meglio dire un Tudor pre-Ranger. Ma cosa sta a significare questo pre-Ranger? Cosa lo caratterizza come tale? Andiamolo a scoprire. Ed ecco qua il nostro esemplare di oggi. Dunque, a colpo d'occhio è facile capire la parentela con il Tudor Ranger, basti vedere la configurazione del quadrante. Ma perché lo possiamo definire un pre-Ranger o comunque un transizionale? Allora, come abbiamo detto in precedenza, la dicitura Ranger compare per la prima volta nel 1964 sulla referenza 7995 senza data e con il tipico quadrante nero. Qui invece siamo in presenza di una referenza 7966 di Tudor, risalente al 1962. Ebbene, la referenza a Tudor 7966 fu la prima a carica automatica con datario, nonché la seconda generazione in assoluto di automatici di Tudor. La prima generazione, infatti, di automatici, alla quale apparteneva la referenza che venne usata nella spedizione in Groenlandia, ovvero la 7809, incassava il calibro Tudor 390, derivato dal Fleurier, a carica manuale e con il modulo dell'automatico realizzato da Tudor. Tale calibro però non risultò particolarmente affidabile nella ricarica automatica e venne quindi sostituito con un ETA a partire quindi dalla seconda generazione di automatici, a cui questo esemplare appartiene. La referenza invece 7995, ovvero quella del primo Ranger della storia dal 1964 in poi, venne realizzata più o meno parallelamente a questa e rappresentava quindi la variante senza datario. Ma per capire meglio il motivo per il quale il nostro esemplare è da considerarsi un pre-Ranger, bisogna chiarire un concetto fondamentale. All'epoca il Ranger non aveva una referenza dedicata. In altri termini, quella che, ovvero abbiamo citato la 7995, rappresenta una referenza generica. Quindi si tratta di un orologio automatico con cassa Oyster da 34 mm, un calibro di derivazione ETA senza datario. La Ranger era soltanto una configurazione di quadrante sfere, ma possiamo trovare tanti esempi di tale referenza con dei quadranti standard, i comuni quadranti Silver Soleil e sfera bastone. Allo stesso modo, la referenza 7966 identifica un orologio analogo al precedente, ma con datario, soltanto che non esiste una configurazione Ranger con tale dicitura, quindi per questa referenza. Ma come abbiamo accennato all'inizio del video, la prima apparizione di un Ranger con datario è sulla referenza che succederà alla 7966, ovvero la 9050, quindi dal 1969 in poi e con il logo dello scudetto e non più quello della rosellina, quindi una terza generazione possiamo dire di Oyster Prince di Tudor.
Per cui, ora che abbiamo delineato accuratamente il quadro temporale e tutti i vari tasselli della produzione Tudor, analizziamo con cura questo quadrante per poterlo dunque collocare correttamente. Primo elemento fondamentale, l'anno di produzione. Il seriale dell'orologio lo data a cavallo tra la fine del 1961 e l'inizio del 62. Il fondello a sua volta riporta l'anno 62 e coerentemente al periodo di produzione il materiale luminescente è il radio. Infatti, come vediamo qui, non sono indicate le T di trizio. E qui un primo elemento che ci indica come tale quadrante sia antecedente ai primi quadranti Ranger. Infatti questi, come detto, facevano la loro prima apparizione nel 1964 ed erano sempre e solo al trizio, come possiamo notare dall'indicazione T su St. La grafica invece è esattamente la stessa dei quadranti Ranger, ovviamente al netto del datario, in quanto abbiamo i numeri 12, 6 e 9 intervallati dalle barrette di radio. Il fondo è nero, ma altro dato importantissimo, non è un quadrante verniciato, quindi con la classica vernice a smalto o vernice matte, quindi opaca, bensì si tratta di un quadrante sul quale il colore nero del fondo è realizzato a bagno galvanico, con la stessa tecnica che abbiamo visto relativamente ai quadranti Gilt, ma questo vale solo per la base, quindi il fondo. Questo perché invece le grafiche, che sono in argento, non sono realizzate a tecnica galvanica, ma sono a porporina, quindi a tampografia. Per cui la tecnica realizzativa è la seguente: base a bagno galvanico nero integrale, come vedete anche il retro è nero ovviamente, e quindi senza la mascheratura delle tipiche grafiche Gilt. Dopodiché, una volta che la base veniva preparata completamente nera, per tampografia si stendeva la grafica a porporina argento, una tecnica più economica rispetto al vero e proprio Gilt totalmente galvanico. Infine, apposizione del radio agli indici. Osservando il retro troviamo stampigliato il logo del terzista che lo ha realizzato, ovvero Singer, storico produttore di quadranti che lavorò per decenni con Rolex e Tudor. A proposito di grafiche, troviamo la rosellina ad ore 12 con le diciture Prince Oyster Date ed ad ore 6, tipico Smile, rotor self-winding ad indicare la carica automatica. La differenza con il primo Ranger sta proprio nella scritta rotor anziché Ranger all'interno dello Smile, ma questo design di quadrante, ovvero un quadrante nero con questi indici e numeri a pasta luminescente, non si era mai visto prima su di un Tudor e per tale motivo è da considerarsi a tutti gli effetti un transizionale, o meglio un pre-Ranger, in quanto proprio da questa configurazione Tudor partì per far debuttare il sopracitato modello, tolse la data ed aggiunse la scritta Ranger in luogo di rotor. Dopodiché provvide ad un gioco sfere dedicato. E per quanto concerne il gioco sfere, qui troviamo le classiche sfere a foglia tipiche della produzione Tudor sugli Oyster Prince a radio del periodo della metà anni 50, primi anni 60. Infatti in quel periodo Tudor, nonché Rolex, adottava due tipologie di sfere, quelle a foglia appunto e le Dauphin, queste ultime più impiegate per i quadranti privi di sostanza luminescente. Fu invece dall'introduzione del trizio che Rolex e Tudor rimpiazzarono le sopracitate con le più moderne sfere a bastone. Dopo aver quindi fatto luce sul quadrante e quindi sul ruolo storico che questo particolare esemplare ha avuto nello scacchiere della produzione Tudor, proseguiamo con un'analisi a 360 gradi. Diamo uno sguardo al fondello, punzoni Tudor e poi, come già accennato, marcatura dell'anno 62, e questo concorda con il seriale. Poi troviamo esternamente, come di consueto per Tudor, le indicazioni relative alla cassa Oyster by Rolex. La corona è Rolex, infatti all'epoca Tudor montava componentistiche Rolex, non esistevano le corone logate Tudor, e allo stesso modo il bracciale, che è un 7205 rivettato sempre a marchio Rolex, lo stesso che si poteva trovare nelle referenze coronate con passo ANSA 19 mm, ovvero Air King 5500, Date 1500, Precision 6494, eccetera eccetera. Il calibro, come detto, è un ETA numerato 2484. Si tratta del classico ETA automatico, quindi una pietra miliare dei calibri di fornitura degli anni 60, tra i più utilizzati da una miriade di brand, e considerato per la sua epoca uno dei migliori movimenti automatici sotto tutti i punti di vista, di robustezza, quindi di affidabilità, cronometria, efficienza di carica. Ma fate bene attenzione. La versione di ETA che incassava il Tudor non è quella basica, spartana, grezza, ma presenta alcune rifiniture e personalizzazioni. Andiamo quindi a vedere cosa distingue un ETA incassato da Tudor da quelli standard.
Per prima cosa osserviamo il taglio del rotore a triangolo, atipico rispetto alla foggia classica dei rotori ETA, e con questa finitura ad onde circolari. Poi osserviamo un perlage nella zona bilanciere e anche qui in altre zone. Inoltre, relativamente al sistema anti-shock, qui è presente la KIF, così come su Rolex, e non l'Incablock che troviamo molto più frequentemente su ETA. Infine, altro elemento da verificare è la presenza della personalizzazione incisa nel lato sottoquadrante. Molto bene, allora oggi abbiamo visto un po' quella che fu la genesi del Tudor Ranger e poi abbiamo analizzato nel dettaglio questo particolare esemplare appartenente ad un'epoca immediatamente precedente al primo esemplare di Ranger, ma con dei tratti distintivi propri del Tudor Ranger. Pertanto possiamo forse considerare questo quadrante magari o la fonte di ispirazione che ha portato al Ranger, o forse l'ipotesi magari più attendibile è che sia stata una sorta di prototipo, di esperimento che Tudor ha voluto provare su dei modelli normali, dei modelli definiti Oyster Date Prince come quelli normalmente a catalogo, un quadrante che poi diventerà lo standard del quadrante Ranger dal 1964 fino ai giorni nostri, con un gioco sfere ovviamente dedicato. Quindi questo esemplare è una sorta di anello di congiunzione tra la produzione Tudor precedente al modello Ranger e il modello Ranger stesso. Molto bene, quindi anche per oggi è tutto, io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi do appuntamento a lunedì prossimo, ore 19, per una nuova puntata. Arrivederci!